Se anche tu sei tra i tanti che non ne possono più di vivere in una grande città, oggi ti propongo un rapido riassunto di 14 piccoli comuni che abbiamo analizzato, tra i quali potresti trovare quello più adatto a te. Forse lo sai già, non ci occupiamo di turismo e non raccontiamo le solite banalità che dicono tutti, cose come borgo da fiaba, l'aria buona, le tradizioni e bla bla bla. No, noi smontiamo i comuni analizzando centinaia di parametri reali per dirti cifre alla mano se trasferirsi in quel posto è un affare o un suicidio sociale. Per tutti i comuni analizzati pubblichiamo un report dettagliato che puoi scaricare dal nostro sito, da dove puoi partire anche per vedere tutti i video realizzati. Il link è qui sotto. Mettiti comodo o comoda e guarda interamente questo video perché ti darò alcune informazioni che ti stupiranno. Iniziamo con il primo comune. Piazza Torre è uno di quei posti che sembrano dire qui si vive bene, ma solo se sai a cosa stai rinunciando. Con appena 370 abitanti, nel cuore dell'Alta Val Brembana, offre aria pulita, boschi, silenzio, sicurezza, insomma una qualità ambientale che in città ci si sogna. Le case costano poco, la fibra ottica arriva fino a 1 giga e per chi lavora da remoto è perfetta. In compenso, se ami autostrade, treni e centri commerciali, preparati a fare parecchi chilometri. I servizi essenziali ci sono, ma niente abbondanza. Qui si vive con ciò che serve, non con ciò che distrae. Lo sport è un punto di forza grazie a bike park, palaghiaccio, sentieri e impianti turistici, mentre la comunità è molto unita e il senso di sicurezza è ai massimi livelli. Restano però alcuni problemi difficili da ignorare. La popolazione continua a diminuire. I giovani sono pochi e mancano progetti davvero ambiziosi per invertire questa tendenza. Insomma, Piazza Torre non è il posto giusto per tutti, ma se stai cercando tranquillità, natura e una vita lontana dal caos, potrebbe sorprenderti molto più di quanto immagini. Rocca Scalegna è uno di quei borghi che sembrano usciti da un film medievale. Il castello arroccato sulla roccia ruba la scena, ma sarebbe un errore pensare che qui ci sia solo una bella cartolina. Con poco più di 1000 abitanti offre un ambiente sicuro, una comunità molto unita, aria pulita, un centro storico curatissimo e, sorpresa delle sorprese, la fibra ottica fino a 1 giga. Se lavori da remoto, qui la connessione viaggia decisamente più veloce dello spopolamento. I servizi essenziali non mancano, le case in vendita hanno prezzi ancora accessibili, ma naturalmente qualche problema c'è. Gli affitti residenziali sono praticamente introvabili. L'ospedale con pronto soccorso richiede oltre mezz'ora di auto e la vita sociale non è esattamente quella di una grande città, ammesso che tu la stia cercando. Il vero problema resta il calo demografico che continua nonostante il successo turistico del borgo. Insomma, Rocca Scalegna è il posto ideale per chi sogna tranquillità, natura e qualità della vita, ma è anche la dimostrazione che un castello spettacolare da solo non basta a fermare lo spopolamento. San Giovanni Bianco è la dimostrazione che vivere in montagna non significa necessariamente rinunciare ai servizi. Con circa 4600 abitanti è uno dei principali punti di riferimento della Val Brembana. Ospedale con pronto soccorso, scuole dal nido alle superiori, negozi, impianti sportivi, ciclovia e un centro storico ricco di fascino attraversato dal Brembo, scavalcato da antichi ponti. Le case costano ancora poco e trovare un immobile da acquistare è piuttosto semplice, anche se gli affitti sono quasi un miraggio. Il lavoro non manca grazie a varie strutture come ospedale, aziende della valle e alla vicinanza con Bergamo. Qualche limite però c'è. Il traffico sulla strada statale nelle ore di punta può mettere a dura prova la pazienza. La fibra ottica è ancora poco diffusa e il calo demografico continua a far sentire il suo peso, nonostante il comune riesca a resistere meglio di molti altri borghi montani. Qui non trovi il paese cartolina dove il tempo si è fermato, ma un luogo vivo, pratico e sorprendentemente completo. Se vuoi lasciare la città senza rinunciare alle comodità essenziali, San Giovanni Bianco potrebbe essere una delle sorprese più interessanti della montagna bergamasca. Nel video completo puoi vedere tutti i punti di forza e capire se sono veramente sufficienti a compensare le criticità che ancora oggi si porta dietro. Palena è uno di quei borghi che sembrano avere tutte le carte in regola per diventare un punto di riferimento dell'Appennino centrale.
Sorge nel cuore del Parco Nazionale della Maiella ed è inserito tra i borghi più belli d'Italia e offre un patrimonio storico e naturalistico davvero fuori dal comune. Nonostante abbia appena 1200 abitanti, qui trovi servizi che molti paesi ben più grandi possono solo invidiare. Scuole fino alle superiori, teatro, museo, banca, farmacia, fibra ottica FTTH già disponibile e un centro storico curatissimo che trasmette immediatamente la sensazione di un luogo vivo e ben amministrato. Anche acquistare casa è relativamente semplice grazie ai prezzi molto contenuti e agli incentivi regionali per chi decide di trasferirsi. Naturalmente non è perfetto. Palena paga il prezzo della sua posizione montana, è lontana dall'autostrada, non dispone di una stazione ferroviaria realmente utilizzabile per gli spostamenti quotidiani e raggiungere i principali centri richiede tempo. Anche l'ospedale con pronto soccorso dista circa mezz'ora e, soprattutto, il comune continua a fare i conti con uno spopolamento importante e con un'età media sempre più elevata. Eppure qui c'è qualcosa di diverso rispetto a tanti altri borghi italiani. L'amministrazione sta investendo in progetti concreti per attrarre nuovi residenti, professionisti che lavorano da remoto e attività legate al turismo culturale e naturalistico. Con appena 150 abitanti, Colle di Macine è uno dei comuni più piccoli dell'Abruzzo. Arroccato a 770 metri di quota di fronte alle pendici della Maiella, è un luogo dove il tempo sembra essersi fermato. Le case in pietra bianca, i vicoli silenziosi e l'assenza quasi totale di traffico regalano un'atmosfera che oggi è diventata rarissima. Ma la vera sorpresa è un'altra. In un borgo così piccolo arriva la fibra fino a 1 giga, una dotazione tecnologica che molti comuni ben più grossi ancora si sognano. Qui, almeno dal punto di vista digitale, il futuro è già arrivato. Il problema è che tutto il resto sembra appartenere al passato. I negozi sono ridotti al minimo indispensabile, la farmacia non c'è, l'ospedale con pronto soccorso dista quasi 1 ora e trovare una casa in affitto è praticamente impossibile. Il paese continua inoltre a perdere abitanti da decenni. In poco più di un secolo è passato da oltre 1300 residenti agli attuali 150, con un'età media sempre più elevata e pochissimi giovani rimasti. Eppure Colle di Macine non è un borgo che si è semplicemente arreso. Fa parte del progetto Aventino Valle della Biodiversità, che punta a valorizzare il territorio attraverso turismo, sostenibilità, produzioni locali e nuove opportunità per chi desidera vivere o lavorare nelle aree interne. È una sfida difficile, ma almeno esiste una strategia concreta per provare a invertire la rotta. Camugnano è uno di quei comuni che riescono a spiazzare. Sulla carta sembra destinato allo spopolamento, come tanti borghi dell'Appennino. E invece, scavando nei numeri, emerge una realtà molto più complessa. Ha perso migliaia di abitanti nell'ultimo secolo, ma poi la tendenza si è invertita. Continua a mantenere servizi che molti paesi ben più popolosi hanno ormai perso. Scuola, farmacia, medico di base, attività commerciali, un polo di ricerca di livello internazionale e un'amministrazione sorprendentemente efficiente convivono in un territorio immerso nei boschi e dominato dai laghi di Suviana e Brasimone. Il vero punto di forza di Camugnano è proprio questo equilibrio tra natura e funzionalità. Qui non trovi soltanto panorami spettacolari e aria pulita, ma anche un mercato immobiliare con prezzi ancora molto accessibili e contributi regionali per chi decide di trasferirsi. Non è il classico borgo museo, è un paese che prova ancora a costruirsi un futuro. Naturalmente non mancano i problemi. Bologna dista oltre 1 ora di auto, il trasporto pubblico è limitato, le strade di montagna rendono gli spostamenti faticosi e il rischio idrogeologico è una criticità da non sottovalutare. Anche qui l'invecchiamento della popolazione continua a rappresentare la sfida più difficile. Gesso Palena è uno di quei borghi che non assomigliano a nessun altro. Il suo simbolo è il suggestivo Borgo di Gesso, un antico abitato medievale scavato nella roccia e distrutto durante la Seconda Guerra Mondiale. Oggi trasformato in un museo a cielo aperto che regala un'atmosfera unica e quasi cinematografica. Qui la storia non è stata cancellata, ma è rimasta impressa nella pietra. Oggi il paese conta poco più di 1200 abitanti e continua a perdere popolazione, ma conserva una sorprendente qualità della vita. I servizi essenziali sono tutti presenti, la criminalità è praticamente inesistente, il senso di comunità è molto forte e la connessione in fibra ottica rende possibile lavorare da remoto senza difficoltà. A questo si aggiungono case in vendita a prezzi estremamente bassi e un ambiente naturale di grande pregio. Le criticità riguardano soprattutto i collegamenti, la quasi totale assenza di case in affitto, la distanza dall'ospedale e un declino demografico che mette a rischio
il futuro del borgo. Nonostante ciò, progetti di valorizzazione come Aventino, Valle della Biodiversità, cercano di trasformare queste difficoltà in nuove opportunità di sviluppo. Gesso Palena è quindi un luogo affascinante, dove il passato convive con il tentativo di costruire un futuro diverso. Carona è uno dei borghi più spettacolari dell'Alta Val Brembana. Circondato dalle orobie e affacciato su un lago artificiale, regala panorami da cartolina e un centro storico curato. C'è anche la contrada Pagliari, dove sembra che il tempo si sia fermato. È il posto ideale per chi sogna silenzio, natura e sentieri, purché non abbia bisogno di correre da qualche parte. I numeri dicono che qui si vive bene, ma bisogna accettare qualche compromesso. La fibra ottica arriva fino a 1 giga e rende possibile lavorare da remoto, mentre aria, acqua e sicurezza sono ai massimi livelli. Peccato che farmacia, ospedale, scuole e tutti gli altri servizi richiedano di spostarsi nei paesi vicini e che raggiungere Bergamo nelle ore peggiori può trasformarsi in una formidabile prova di pazienza. Il vero problema però è il futuro. I residenti sono ormai circa 280, l'età media continua a salire e oltre il 90% delle abitazioni è costituito da seconde case. Insomma, d'estate il paese si riempie, ma d'inverno rischi di conoscere per nome anche gli scoiattoli. Un borgo meraviglioso, sì, ma che senza nuovi residenti rischia lentamente di diventare sempre più un magnifico scenario e sempre meno un paese. Monte Nero d'Omo è uno di quei borghi che sembrano appartenere a un'altra epoca. Arroccato di fronte alla Maiella, regala silenzio, aria purissima e panorami mozzafiato. Qui trovi l'interessante sito archeologico di Juvanum, case a prezzi quasi incredibili e persino la fibra fino a 1 giga. Una combinazione che fa sorridere pensando che in certi comuni ben più grossi internet va peggio. Naturalmente il conto arriva subito dopo, i servizi sono ridotti all'essenziale. Il lavoro si cerca soprattutto fuori dal comune e per raggiungere un ospedale con pronto soccorso serve mettere in conto parecchi chilometri di strada di montagna. Gli affitti poi sono praticamente inesistenti. Qui si compra oppure ci si arma di molta pazienza. Il problema più serio però è lo spopolamento. In poco più di un secolo gli abitanti sono passati da quasi 2800 agli attuali 570, con un'età media sempre più elevata. Monte Nero d'Omo resta un luogo affascinante e autentico, ideale per chi cerca tranquillità assoluta e può lavorare da remoto, ma la vera sfida sarà capire se riuscirà a tornare a essere un paese vivo e non soltanto uno splendido angolo d'Abruzzo da fotografare. Torricella Peligna è uno di quei paesi che sorprendono quando si va oltre la cartolina. Affacciato sulle montagne della Maiella, offre panorami spettacolari, aria pulita e una qualità della vita difficile da trovare altrove. Le case costano poco, la fibra arriva fino a 1 giga e il borgo è diventato un piccolo punto di riferimento culturale grazie al John Fante Festival che ogni anno richiama visitatori da tutta Italia e dall'estero. Qui non manca nemmeno un forte senso di comunità con associazioni molto attive e una vita sociale decisamente vivace per un comune di poco più di 1000 abitanti. Naturalmente non è il posto perfetto. I collegamenti restano il suo principale punto debole, niente ferrovia, pochi autobus e per raggiungere il pronto soccorso bisogna percorrere circa 50 minuti di strada. Anche gli affitti sono rarissimi, mentre il lavoro dipende in larga parte dai poli industriali della Val di Sangro. A questo si aggiungono le periodiche criticità legate all'approvvigionamento idrico e uno spopolamento che continua a preoccupare. Eppure Torricella Peligna ha qualcosa che molti borghi hanno perso, un'identità forte e la capacità di guardare al futuro senza rinnegare il proprio passato. Se cerchi un luogo tranquillo dove lavorare da remoto, vivere immerso nella natura e respirare un ambiente culturalmente stimolante, potrebbe essere una piacevole sorpresa. Resta solo da capire se questi punti di forza saranno sufficienti a vincere la sfida più difficile, quella contro il tempo e lo spopolamento. Barni è uno di quei borghi che sembrano usciti da un libro di storia. Case in pietra perfettamente conservate, vicoli impeccabili, aria pulita e un silenzio così assoluto che il rumore più fastidioso potrebbe essere il vicino che starnutisce. Qui la qualità ambientale è molto alta, la criminalità è praticamente inesistente e la fibra arriva fino a 1 giga. Insomma, puoi partecipare a una riunione su Zoom mentre fuori pascolano le vacche. Naturalmente qualche compromesso bisogna accettarlo. Se cerchi un appartamento in affitto, preparati a una caccia al tesoro, perché quasi tutto è finito nel circuito turistico o delle seconde case. Per farmacia, scuole e tutti gli altri servizi bisogna spostarsi, mentre il pendolarismo verso Como può trasformare pochi chilometri in una discreta prova di pazienza. E il lavoro? Nella maggior parte dei casi è altrove. Qui l'auto diventa più fedele del cane.
Barni non è il paese ideale per chi vuole avere tutto sotto casa, ma per chi sogna tranquillità, natura e una comunità ancora autentica è una candidatura molto seria. Resta solo da capire se per te il paradiso è un luogo dove senti cantare gli uccelli o dove trovi una farmacia senza accendere il motore. Lama dei Peligni è un comune che riesce a mettere insieme due cose che non sempre convivono, la natura più selvaggia e la fibra a 1 giga. Nel cuore del Parco Nazionale della Maiella trovi un paese curato, sicuro, con negozi, farmacia, medico, scuole fino alle medie e una comunità che sembra conoscere tutti, compresi quelli che non sono ancora arrivati. Se lavori da remoto, qui puoi rispondere a una video call mentre dalla finestra passa un camoscio, o quasi. Le note dolenti però non mancano. Gli affitti a lungo termine sono più rari di un parcheggio libero ad agosto sulla riviera. Il pronto soccorso è a quasi 1 ora di distanza e chi lavora come dipendente spesso deve affrontare ogni giorno il pendolarismo verso la Val di Sangro. In più lo spopolamento continua e gli abitanti diminuiscono anno dopo anno. Se però il tuo obiettivo è vivere in un luogo autentico, respirare aria pulita, comprare casa con cifre ancora umane e avere tutti i servizi essenziali senza rinunciare a una connessione veloce, Lama dei Peligni è un candidato molto più interessante di quanto il numero dei suoi abitanti possa far pensare. Zone è un piccolo comune che sembra disegnato per chi sogna la montagna senza sentirsi completamente isolato. A 2 passi dal lago d'Iseo è conosciuto soprattutto per i Camini delle Fate, particolari piramidi create dall'erosione dell'acqua, ma offre molto più di un panorama da cartolina. Aria pulita, un centro storico ben conservato, servizi essenziali, fibra ottica fino a 1 giga lo rendono perfettamente adatto anche a chi lavora da remoto. Le case hanno ancora prezzi accessibili e il senso di comunità è forte, con un volontariato molto attivo e un alto livello di sicurezza. Naturalmente non è il posto ideale per tutti. Gli affitti a lungo termine sono quasi inesistenti perché molte abitazioni sono destinate al turismo. I collegamenti con i mezzi pubblici sono limitati e chi lavora fuori dal paese deve mettere in conto una strada di montagna e un pendolarismo tutt'altro che rilassante. Anche l'offerta sanitaria specialistica richiede di scendere verso il fondovalle e lo spopolamento continua lentamente a farsi sentire. Se però cerchi un borgo autentico, immerso nella natura, con una qualità ambientale eccellente, servizi sufficienti per la vita quotidiana e una connessione internet che smentisce tutti i luoghi comuni sulla montagna, Zone potrebbe sorprenderti. Resta solo una domanda: quanto sei disposto a sacrificare in comodità per vivere ogni giorno in un paesaggio spettacolare? San Pellegrino Terme è uno di quei rari paesi che non hanno bisogno di presentazioni. Le sue terme, il Grand Hotel e gli splendidi edifici Liberty gli regalano un fascino unico. Ma dietro l'immagine da cartolina c'è anche un comune vivo e completo, con negozi, scuole di ogni ordine e grado, servizi sanitari, un buon tessuto produttivo e una fibra ottica fino a 1 giga. Qui puoi vivere senza rinunciare a quasi nulla, pur restando immerso nella natura della Val Brembana. Naturalmente anche qui non tutto è perfetto. La strada statale rappresenta l'unica via di accesso e nelle ore di punta può trasformarsi in un test di pazienza più che in una strada. Il mercato degli affitti a lungo termine è quasi prosciugato dalla forte vocazione turistica, mentre la popolazione continua lentamente a invecchiare e a diminuire, anche se il comune riesce ancora ad attirare nuovi residenti. La sensazione è quella di un paese dinamico, ben amministrato e con prospettive interessanti, soprattutto grazie al recupero del Grand Hotel e agli investimenti sul territorio. Se cerchi un luogo che unisca servizi da piccola città, montagne, storia e qualità della vita, San Pellegrino Terme probabilmente è una delle proposte più convincenti della Lombardia, a patto di accettare che, quando tutti decidono di andare o tornare da Bergamo nello stesso momento, la valle presenta il conto. Adesso vediamo il reale livello di vivibilità globale di questi 14 comuni. Ti ricordo che i dettagli su ciascun comune li trovi nei report che puoi scaricare dal nostro sito. Ecco la classifica. Al 14° posto troviamo Carona. Segue Colle di Macine, quindi Piazza Torre. Poi ci sono Zone, Monte Nerodomo, Rocca Scalegna e Gesso Palena. Si prosegue con Barne, Torricella Peligna, Camugnano e San Giovanni Bianco. In vetta a questa classifica dei 14 comuni considerati, al 3° posto troviamo Lama dei Peligni, al 2° Palena e al 1° posto c'è San Pellegrino Terme. Voglio sottolineare che questi risultati non sono basati su opinioni personali, ma sull'analisi
di centinaia di parametri oggettivi che determinano il reale livello di vivibilità di un comune. Sul nostro sito trovi analisi complete e dettagliate per decine di altri comuni e, se vuoi, possiamo analizzare anche il tuo comune o un luogo dove ti piacerebbe vivere. Faccelo sapere. Altra cosa importante, puoi partecipare direttamente alla realizzazione di questi video e diventare nostro collaboratore per la tua zona. È un lavoro serio e retribuito. Se ti interessa, contattaci dal sito. Ci vediamo alla prossima demolizione dei cliché turistici di un altro piccolo comune. Nel frattempo, cerca di non farti fregare dai qui si vive bene. Guardando questo video ti può aiutare. C'è l'aria buona, le tradizioni, l'ospitalità